Oggi vi accolgo in giacca e cravatta come un novello broker per parlarvi di mercato. Vi fermo subito però, non mercato che riguarda speculazione, guadagni facili, non ci interessa. Il mercato è quell'argomento nel mondo dell'orologeria che naturalmente interessa gli appassionati man mano che i prezzi salgono. Questo perché, come abbiamo sempre detto, un po' dà soddisfazione sapere di aver fatto la scelta giusta di un orologio, che naturalmente deve anche piacere, un po' perché spesso si spendono tanti soldi che fa sempre piacere sapere di non aver buttato, quindi fare un acquisto intelligente che naturalmente abbia però un senso da appassionato, da collezionista, che deve naturalmente piacere. Quando si parla di mercato però troppo spesso si parla quasi esclusivamente di Rolex ed è anche un po' la critica maggiore che mi avete fatto nel precedente video, che tra l'altro è stato graditissimo e visto da tantissime persone, che ho pubblicato martedì scorso, nel quale ho cercato un po' di affrontare lo scottante tema della bolla Rolex, sempre però con la solita cautela che ci contraddistingue qui su Tocchi, insomma cercando di analizzare qual è il vero andamento di mercato, cos'è che sta realmente accadendo, dove naturalmente ho dovuto dire che Rolex trascina tutti gli altri. È un po' un dato di fatto, credo che ci sia poco da aggiungere, però ci sono anche tante referenze di altre maison che hanno effettivamente subito questa rivalutazione anche grazie a Rolex e che possono sicuramente essere esaminate per capire insieme che cosa sta succedendo al mercato e quanto questa bolla, almeno cosiddetta questa fantomatica bolla, abbia poi influenzato le altre maison e le altre referenze. Naturalmente ne parliamo come sempre tra pochi secondi dopo la sigla. Iniziamo. Insomma, Rolex la fa da padrona e questo è un dato di fatto. A catalogo ha tantissime referenze che sono diventate a loro modo iconiche, forse anche perché si somigliano un po' tutte e anche perché è da sempre, per meriti o per marketing, l'emblema dell'orologeria di lusso, anche se poi sappiamo che la vera orologeria di lusso è tutt'altro. Certo è che non si può negare che un orologio come un Submariner da 10.000 euro non sia certamente alla portata di tutti. In tutto questo però c'è tantissimo altro, dall'altissima gamma, dalla vera orologeria di lusso, quella più esclusiva, quella più di nicchia, come gli indipendenti, come Journe per dirne uno, ma anche come la rinnovata Chapec, ci sono anche tante altre maison molto più abbordabili che assieme a Rolex hanno fatto la storia dell'orologeria sportiva e naturalmente mi riferisco a Omega, a Tag Heuer, a Breitling e a tutte quelle altre maison che ruotano attorno a questo particolare target. Anche alcune di queste referenze hanno tratto giovamento dall'andamento del mercato un po' capitanato da Rolex, ma in maniera altrettanto valida e forse rispetto ad alcune referenze moderne di Rolex, come abbiamo detto nell'ultimo video, anche in maniera più stabile. Per questo motivo ho preso 5 orologi che voglio analizzare assieme a voi e non parlo di specifiche referenze perché naturalmente sarebbe troppo complicato andarle ad analizzare singolarmente, ma 5 modelli a partire dall'Omega Speedmaster. Assieme ad altre referenze Rolex, l'Omega Speedmaster credo che sia l'orologio sportivo più iconico, più conosciuto, più amato e forse anche più idolatrato da tantissimi collezionisti, me compreso, e su cui naturalmente come sapete ho fatto diverse puntate, numerose puntate, forse è la referenza di cui ho parlato di più in assoluto qui sul canale, a partire dalla sua storia legata alla luna, come sapete. Ora, Omega Speedmaster attorno al 2015 era un orologio che si acquistava con circa 2.500 euro e sto parlando di referenze degli anni 2000, quindi referenze fino al 2000-2010, full set, quindi usate ma complete del loro corredo.
L'orologio nuovo, quindi il classico valigione, si acquistava in concessionario, normalmente anche con un bello sconto, a circa 3.000 euro, ed era, con i tempi che corrono oggi, assolutamente un regalo. Dopodiché nel corso degli anni è un orologio che è stato sempre più apprezzato, pian piano ha preso il posto che secondo me ha sempre meritato e è stato affiancato, come ho fatto anche io in alcuni video, al Rolex Daytona, naturalmente con un target diverso, ma sicuramente con molta più storia e un fascino, direi, eguagliabile. Ecco, in questo caso l'Omega Speedmaster, soprattutto a causa anche di numerosi aumenti di listino, tra cui gli ultimi che l'hanno portato sopra i 7.000 euro, è un orologio che oggi non si compra nuovo a meno appunto di 6.500 euro o 7.000 euro, che è, diciamo, il suo listino con un po' di sconto. Un orologio insomma che in pochi anni ha praticamente raddoppiato il proprio valore sul mercato, e non è un valore oggetto di una bolla come invece erano i 50.000 euro del Rolex Daytona, e che poi ne ha persi 20.000 sul valore di mercato. È un valore che io considero reale, concreto, di un orologio che valeva 3.000 euro e oggi ne costa 7.000. Pur senza una rivalutazione enorme, pur senza nessuna speculazione, o almeno in parte, è un orologio che si è guadagnato sul campo il suo valore di mercato, ed è uno di quegli orologi solidi sui quali sicuramente si può scommettere, proprio perché non è un prezzo gonfiato, ma credo che rispecchi quella che è la sua storia, il suo blasone e anche la bellezza intrinseca di questo orologio. Come sappiamo, in questi anni è aumentato un po' tutto. Tra queste 5 referenze, oltre all'Omega Speedmaster, io direi che c'è il Tag Heuer Monaco. Un orologio non sempre capito, con una forma assolutamente particolare, con un heritage di tutto rispetto al polso di Steve McQueen, ma anche al polso di tantissimi piloti, da Le Mans alla Formula 1, a partire fin dagli anni 60. Se guardate qualche documentario vedrete praticamente solo Monaco al polso dei piloti, e questo gli conferisce grande fascino e anche grande storia, per quanto sia un orologio particolare. Un orologio tanto particolare che si acquistava anch'esso fino a 2-3 anni fa per circa 3.000 euro, oggi ne sono necessari almeno 5.000, soprattutto perché il Monaco ha visto un'evoluzione del suo calibro interno, che è passato da un ETA modulare con modulo Debois-Deprat cronografico fino ad arrivare a un cronografo di manifattura integrato, che purtroppo ne ha anche aumentato di 1 millimetro lo spessore, che in termini assoluti è molto poco, ma che al polso sinceramente l'ho notato, ed è il motivo per cui ho optato per altro, senza mai comprare questo nuovo Monaco di manifattura. Oltre al fatto che ritengo, anche se meno pregiato, più coerente alla sua storia proprio il calibro modulare con Debois-Deprat, che nel 1969 si contese il titolo di primo cronografo al mondo automatico assieme a Zenith e assieme a Seiko. Di sicuro dubito che si tratti di un orologio che possa perdere valore o che possa non piacere più agli appassionati in futuro. Ha troppa storia perché accada. Ma il mercato degli orologi è una catena, funziona tutto a cascata, come abbiamo detto. Siamo partiti da Rolex, siamo passati dall'Omega Speedmaster e dal Tag Heuer Monaco, ma c'è un'altra referenza che ha estremamente goduto di queste rivalutazioni, il fratello minore dell'Omega Speedmaster, ovvero lo Speedmaster Reduced, lo Speedmaster automatico da 39 mm, che ha un design leggermente diverso rispetto al Speedmaster Professional, quello classico da 42 mm, e che lo rende anche completamente diverso poi agli occhi, sia da un punto di vista dimensionale e sia da un punto di vista storico. Questo è indubbio, trattandosi anch'esso di un orologio modulare come il Monaco, ma un orologio che comunque è stato nello spazio, sebbene non in via
ufficiale come il suo fratello maggiore Speedmaster Professional, e di cui ha parlato in un bellissimo video Manuel del canale Storie di Orologeria Meccanica, che vi invito a seguire e guardando proprio il video che riguarda lo Speedmaster Reduced nello spazio. Un orologio che fino a 3 anni fa circa si comprava per meno di 1.500 euro full set con bracciale in acciaio e che oggi invece è arrivato a costare circa 4.000 euro, raddoppiando o triplicando il proprio valore sul mercato per un motivo molto semplice, cioè perché il mondo degli orologi, il mercato degli orologi stava esplodendo, con esso anche l'Omega Speedmaster, che per un periodo è stato introvabile anche lui con un po' di speculazione e che poi ha portato la gente a dirottare la propria scelta anche sullo Speedmaster Reduced, che appunto ha goduto di questa importante rivalutazione. Ma il mercato degli orologi è un po' strano anche per le referenze che sono presenti a catalogo nelle varie maison, tra queste per me il Bulgari Octo Finissimo, l'orologio che si è rivelato essere il Graal degli appassionati di nicchia, un orologio che mutua il proprio design quasi per intero da un progetto di Gerald Genta e che era stato acquistato direttamente da Bulgari, che aveva in passato lavorato con Gerald Genta anche negli anni 60 e 70 e che stilisticamente e tecnicamente è davvero esploso negli ultimi 2 anni, forse nell'ultimo anno in particolare, tra gli appassionati. Un orologio che si comprava con circa il 40% di sconto soltanto 3 anni fa e che poi ha visto, a ragione e per merito, una rivalutazione incredibile che ha portato a far diventare l'Octo Finissimo un orologio difficile da trovare innanzitutto, con un listino molto alto, parliamo di circa 15.000 euro per un orologio solo tempo, e con 0 sconti. La rivalutazione naturalmente deriva da tanti fattori. Abbiamo detto che è un disegno di Gerald Genta, tecnicamente è un orologio sublime, è anche un orologio molto bello e naturalmente anche un ultra sottile, il più sottile nella sua categoria. In più hanno contribuito anche le diverse versioni speciali, ma anche le versioni estremamente tecniche come il cronografo GMT, anch'esso più sottile al mondo, che hanno naturalmente contribuito ad aumentare quello che è stato l'hype e il fascino di un orologio di questo tipo, che da essere un orologio da circa 7.000-8.000 euro è diventato un orologio che costa 13-14.000 euro, anch'esso raddoppiando praticamente il proprio listino. Ma il marchio che inaspettatamente ha avuto una maggiore rivalutazione, peraltro creando un hype pazzesco tra gli appassionati, ho la fortuna di averne un esemplare e quando lo indosso, quando lo faccio vedere in un video o in una storia Instagram, vengo inondato di richieste per acquistarlo, dato che ormai è introvabile, è HTD. Abbiamo già parlato di HTD, Horological Tool Department, ne abbiamo parlato diverse volte, ho fatto un'intervista anche ai suoi fondatori nel podcast che trovate su Spotify, iTunes e sulle maggiori piattaforme e che pubblichiamo ogni domenica alle 14, e hanno realizzato qualcosa che agli appassionati è piaciuto moltissimo e che ha visto una rivalutazione nel corso del tempo davvero sbalorditiva e forse del tutto inspiegabile. Ad un microbrand di questo tipo, un microbrand peraltro italiano, credo che succeda veramente molto di rado. In particolare mi riferisco all'HTD Cannoli e all'HTD Safarigraph, che rispettivamente oggi hanno un valore di mercato di circa 1.500 euro a fronte di un prezzo di acquisto di 400 euro per il Cannoli e di circa 3.000 euro a fronte di un prezzo di acquisto di 700 euro per il Safarigraph. Qualcosa che è difficile da spiegare. Di certo c'è la filosofia di questi due ragazzi che hanno sempre dimostrato di voler fare le cose per bene, con una propensione al design davvero molto apprezzata dagli appassionati. In più le loro sono produzioni molto limitate,
limitate, non numerate, ma comunque in pochi esemplari, che normalmente vanno sold out in poco tempo e che poi i ragazzi di HTD non producono più. Quindi quegli orologi sono dei pezzi unici che bisogna necessariamente acquistare sul mercato parallelo e nel mercato dell'usato eventualmente, ai prezzi di chi decide di venderli e che naturalmente poi regolano il mercato. Che HTD abbia o meno beneficiato dell'andamento di mercato non so dirlo sinceramente, anche perché si tratta di una nicchia molto particolare di orologeria, un'orologeria dedicata ai veri appassionati che seguono questo mondo e che non trovano determinati orologi nelle vetrine dei negozi. Certo è che di sicuro hanno avuto ragione con alcuni modelli, il Cannoli e il Safarigraph in particolare, e in futuro, magari con dei nuovi cronografi, vedremo se questa tendenza di HTD sarà confermata oppure se si trattava soltanto di una bolla, in questo caso di sapone. Io nel dubbio il mio Cannoli me lo tengo molto stretto. Fatemi però sapere nei commenti che cosa pensate di questa piccola classifica e del mondo dell'orologeria, del mercato dell'orologeria. Ne parliamo assieme come sempre. Io vi ringrazio per essere arrivati fino a qui, questa è la nostra stanza degli orologi, questo è Talk, ci vediamo in una prossima puntata. Ciao!